bustina rossa vuol dire solo una cosa. Vista Castello e vista della chiesa cattolica della Santissima Trinità di Medincai. Ma quello che interessa loro è: a quanti chilometri siete dal confine? Penso 3, 4. Diciamo che abbiamo fatto sosta tecnica per prendersi un caffè, perché non si sa le ore che potremo passare lì, se le passiamo. Prendiamo un caffè per connettere i neuroni. Caffè, riepiloghiamo tutti i documenti, vediamo se abbiamo tutto e poi si va alla bersagliera. Sì. Questo cartello dovrebbe farci vedere benissimo dove siamo. Eccoci, noi siamo qua, Medincai. Adesso facciamo così e arriviamo qua. Border. L'ansia del border c'è sempre. È tanto che non facciamo frontiere, diciamo, non semplici come quelle europee, che non si vedono neanche. Quindi un po' di ansia da frontiera c'è, soprattutto perché è una frontiera, diciamo, abbastanza tosta. Quindi potrebbe essere complicata e snervante, e quindi vediamo. Cruise. Ovviamente non potremo riprendere niente da qua a 2 minuti che arriviamo al border, al gate. Devo spegnere qualsiasi cellulare, non devo far vedere che riprendo, quindi non so cosa vi potremo mostrare, al massimo ve lo spieghiamo tra poco. Si intravede già, pensavo più coda, comunque sarà lungo il controllo. Spero che funzionino senza scaricare le batterie del camion e le dashcam, quindi qualcosa magari cerchiamo di farvi vedere lì. Abbiamo 2 macchine davanti, sono le 10:54, dai, abboniamo questi 6 minuti e siamo davanti al primo blocco, o meglio il secondo. Il primo ha alzato la barra, ci ha fatto entrare e adesso siamo qua davanti a quello che è il primo controllo. Ora davanti abbiamo 2 macchine del bielorusse, quindi probabilmente gliela faranno spurgare e niente, adesso ci siamo noi, vediamo quanto tempo ci mettiamo. Abbiamo 2 problemi. Per lo stress a Mauri viene fame e a me viene mal di pancia. Il cagotto. L'auto prima di noi è già passata in 2 minuti, i passaporti sono andati. Noi invece hanno fatto scendere Mauri allo sgabbiotto e sta mostrando i passaporti, io invece devo rimanere su. Il doganiere sta chiedendo come mai siamo italiani ma abbiamo degli indirizzi spagnoli. Sì, abbiamo parlato di Marbella, dell'appartamento, è stato l'anno scorso. Ti sei fatto amico? Quasi. Dove dobbiamo andare? Mi ha detto left side, però non ho detto dove. C'è un cartello in rosso gigantesco di fianco a noi che dice: non viaggiate in Bielorussia. Attraversare la frontiera potrebbe comportare che non riusciate a tornare. Abbiamo pagato l'assicurazione del mezzo e stiamo andando all'ultimo controllo che è il peggiore. Ci siamo, fino adesso è stata abbastanza semplice. Siamo usciti dal camper e stiamo aspettando che ci facciano i raggi X, non a noi. Diciamo che sono un po', sembra quasi impreparati dalla presenza di un camper. Le macchine vanno un pelino più veloci di noi accendono le macchine e fanno dei controlli in più? Sì, diciamo delle cose che non sono proprio autorizzate. Non guardare il telefono, guarda me. E quindi niente, stiamo simulando che stiamo parlando io e questa splendida donna. Facciamo finta di niente perché giustamente non si potrebbe riprendere. Esatto. Comunque adesso vediamo
come vanno i raggi. Poi vi spiegheremo tutti quelli che sono poi i vari passaggi. L'unica cosa che hanno detto dopo i raggi X, che cos'è questo, riferito all'aria condizionata. Il Mauri torna dall'ultimo custom. Non possiamo ancora riprendere, non possiamo dire niente. Forse stiamo riprendendo un momento storico, ancora non lo sappiamo. Stiamo riprendendo l'uscita dalla dogana bielorussa. La disinfezione come in Sud America, come se avessimo la scappia. Passa Mauri, passa. Siamo fuori. Siamo fuori? Siamo fuori. No, vedi che non siamo fuori? Polizia, no? Per cazzo adesso. Надо виньетку купить. You Sorry? know toll road, Bill toll? Yes. Yes, we know. There is gasoline Да. Yes, на газline and electron vignette. Yes. Electronic. Yes. I 1 pay. week, там 2 week. Yes. Okay. I have. This international. Yeah. Okay. Okay, 5 minutes. Ok. Controllo di polizia fatto. Questa è la dogana dall'altro lato per chi deve uscire dalla Bielorussia. Da questo lato i camion mi sa che se la vedono veramente dura. Ce l'abbiamo fatta, non ci posso credere, siamo dentro ragazzi. Quindi ragazzi, dopo 2 ore e mezza siamo riusciti ad entrare in Bielorussia. Quindi? Lo possiamo dire. Bielorussia Presissima! Ci credo. Bene, ci siamo un attimo parcheggiati in una stazione di servizio per fare il punto della situazione e comprare la vignetta. E rilassarci 2 secondi. Entriamo nella prima cittadina bielorussa che come decorazione ai lampioni ha la loro bandiera fatta di sbrilusichini. Bellissimo. Yeah, I got a fever. It's 103. Feel my heart sinking since she left me. Been dreaming about her since she been gone. Was until she walked out the door. I realized I was wrong. Yeah, I got a fever. It's 103. Feel my heart sinking since she left me. Andiamo a cercare il nostro primo spot in Bielorussia. Have I lost my mind? Siamo sbucati qui e fuori strada non si è visto. Io mi fermerei anche qui. Che pattinamento! Bella lì! Usciamo. Ecco qua. Il primo spot in Bielorussia che abbiamo trovato è questo. Madonna, come siamo gasati ragazzi, siamo veramente in Bielorussia. Questo è il primo spot, adesso poi vi raccontiamo tutto. Ciao, vieni, cane bielorusso, vieni. C'è le gambe corte. Bene ragazzi, allora siamo arrivati, siamo fermati
Mi sta venendo un sonno della stress. Infatti abbiamo scelto un Che sta scendendo. posto dove non c'è niente, No, giusto zero. per fare un recap, fermarci, rilassarci e poi pianificare il giro dei prossimi giorni, perché non eravamo neanche sicuri di poter entrare in Bielorussia. Perché in Bielorussia ci sono le stesse restrizioni della Russia, con qualche piccola eccezione, tipo non c'è la visa e sembra essere un pelino più aperti. Però c'è da dire una cosa: noi abbiamo letto prima di venire qua tutte le recensioni possibili e immaginabili su iOverlander, su Par4Night, su Google, da qualsiasi parte. Non abbiamo trovato moltissimo, però tutto quello che abbiamo trovato era negativo: ore di coda, attesa, maleducazione, sotto il sole, senza Sì. acqua, senza bagno, cioè cose disumane. Sì, le dogane diciamo che non sono ben descritte online. Mentre siamo arrivati lì, È andata abbastanza bene, dai. non so se era fortuna, non so se persone che lavoravano erano differenti, non ne ho idea. Diciamo che noi ci abbiamo messo poi 2 ore e mezza, ma non sono state 2 ore e mezza brutte, anzi, da quando siamo arrivati al primo blocco lituano, che ci abbiamo messo mezz'ora ad uscire, che sembrava essere un problema per gli europei proprio perché cercavano di scoraggiarti nel farlo, invece siamo passati tranquillamente, passaporto e via. La cosa più lunga sicuramente è al confine bielorusso, dove ci sono tutta una serie di passaggi da fare, personali e per il mezzo, assicurazione e non, poi eventualmente Marina ve lo spiega meglio qual è il tecnicismo. Devo dire che le persone lì si sono spaccate in 4, ma veramente non parlavano inglese, quindi anche trovando eventualmente la persona che parlasse inglese per spiegarci le cose, perché era tutto scritto in russo, si vede che non c'è molta gente che passa europea con un camper soprattutto, e comunque ci abbiamo messo 2 ore più o meno lì, però sono state 2 ore dove ci hanno aiutato, e se dovevamo attendere era perché magari erano dentro a scrivere sul computer. Oltretutto brutto, è un mezzo talmente vecchio che non è neanche negli elenchi, quindi devono capire come inserirlo dentro. Ci è capitato anche in diverse altre frontiere. Sì. E invece ci hanno accompagnato per tutto il processo senza mai abbandonarci, quindi è stata davvero una bella frontiera, devo dire la verità. Abbiamo avuto fortuna? Probabilmente sì. Con questo noi non vogliamo sponsorizzare i viaggi in Bielorussia, perché sono comunque dalla Farnesina detti pericolosi. Abbiamo avuto già problemi con le carte di credito, che alcune non funzionano. Certo, non è un viaggio facile, è comunque una nazione che, pur essendo parte dell'Europa geograficamente, non fa parte dell'Unione Europea, e al momento sappiamo benissimo che è più dalla parte ovviamente russa, perciò diciamo che è una nazione in guerra con le altre ed è molto mal vista dai suoi confinanti qui, lituani e gli altri, perché comunque è una nazione che appoggia la Russia. In questi giorni non ce l'hanno parlato bene, adesso siamo da questa parte, verificheremo con i nostri occhi e le nostre orecchie e i nostri gusti che nazione è e come si comportano le persone con noi. Devo dire che già ai primi impatti io ho visto sorrisi, gente che saluta, mi ricorda un po' la Turchia. Sì, sì. Quindi anche questo vedremo, alla fine dei 15 giorni vi faremo sicuramente un resoconto. Sicuramente non sarà un viaggio facile perché ci sono delle complicazioni dovute a quello che vi abbiamo detto, non è sicuramente il momento giusto per venire apposta a visitare questa nazione, ma come dicevamo l'altra settimana per invece il confine russo, se noi ci siamo così vicini, no? E abbiamo le possibilità, abbiamo i documenti, abbiamo tutto per poterci entrare, perché no? Quindi ci va di farvi vedere un po' questo paese, quindi il nostro viaggio in Bielorussia comincia Qua. adesso. Bene, allora cercheremo di spiegarvi in maniera più semplice possibile, senza tediarvi, passo a passo quello che è successo e come abbiamo passato questa dogana. Quindi adesso inizia un capitolo dedicato ai documenti per entrare in Bielorussia, perciò se non vi interessa skippatelo perché tanto io faccio i capitoli. Facciamo così, no? Capitolo Allora, come cacchio siamo entrati. primo documento, il visto. Non serve. Noi con passaporto italiano siamo esonerati dal visto fino al 31 dicembre 2025. Al momento c'è questa convenzione tra gli stati, quindi possiamo entrare senza nessun visto. Quanto dura? 30 giorni? Sì. Ok. Assicurazione personale sanitaria ci vuole. Sì. Noi già ce l'avevamo con la nostra assicurazione, ci siamo fatti fare un foglio descrivendo il periodo dal al, però se arrivi in frontiera, prima di iniziare tutte le procedure, ci sono già dei bagherini che vendono le assicurazioni, non la assicurazione, ma bensì anche l'assicurazione del mezzo. Infatti l'assicurazione del mezzo l'abbiamo proprio fatta lì, si chiama Ingostrak questa assicurazione, e ci ha fatto pagare per 15 giorni 30 euro. Abbiamo pagato in euro, Sì.
anche perché avevamo solo quelli. No, lo diciamo perché dopo le cose cambiano, quindi appena Esatto. entrati dalla parte lituana si può pagare ancora in euro. Una volta ottenuto il documento assicurativo del mezzo, bisogna fare attenzione che c'è una sorta di piccolo francobollo, ok, chiamata green card, almeno così me l'hanno chiamata, che è da tenere bene a mente, perché arrivati al primo controllo dove dai i tuoi passaporti, ti chiedono il passaporto del mezzo, quindi la carta di circolazione nostra, e questa green card, che è questo tagliandino dell'assicurazione. Non è il foglio dell'assicurazione, è il tagliandino. Che cosa fanno loro? Te lo strappano e dopodiché iniziano a controllare i tuoi documenti. A questo punto, dopo il primo controllo passaporti, è entrato il primo agente nel camper. Ha fatto un'ispezione di tutti gli armadi, ma senza toccare nulla. Mi ha fatto aprire a me qualsiasi sportello e ha guardato dentro. Passato questo step, ti dicono ok, passa pure avanti. Entra all'interno di un'area, che poi sono 2 barriere, dove sei chiuso dentro e inizia una cosa un po' lunga, che è il custom, quindi l'importazione del mezzo. Tu sei già col tuo timbro sul passaporto, il mezzo invece è ancora da controllare. Quindi un'altra verifica all'interno, se ci sono persone del mezzo, apri e chiudi gli sportelli. In questo caso hanno proprio toccato dentro negli armadi, hanno messo le mani proprio per vedere che non so cosa toccavano, ma così da fuori, ecco, senza indagare troppo. Dopodiché ci hanno consegnato 2 fogli e noi qui abbiamo fatto un errore, perché pensavamo che era un foglio per Marina e un foglio per Maurizio, invece era lo stesso foglio per Maurizio ma per il mezzo. Quindi il titolare del mezzo deve compilare questo foglio dove dice nome, cognome, residenza, Dove vai, cosa dove trasporti, un fiorino. i dati del mezzo, i dati precisi, ipotesi, la cilindrata, che io avevo sbagliato, ho messo 2004, ma sul libretto è segnato 2004.4 e ho dovuto mettere anche quel punto lì. Vabbè, detto questo, sono molto precisi su quello. Però non avevamo capito tutto perché con la traduzione alcune parole non si capivano e hanno chiamato una ragazza che ha tradotto un pochino in inglese le parti che ci mancavano e ci ha spiegato come correggere questo foglio. Corretto questo, praticamente devi fare 2 copie di questo foglio, identiche, che vengono consegnate e ti dicono fatti una fotografia per te. Perché loro non hanno la fotocopiatrice. No. In questo foglio puoi anche dichiarare quelli che sono dei valori superiori a 10.000 euro. Sotto i 10.000 euro di monete, travel check, oro, Incenso, valori, mirra, birra. qualsiasi cosa scambiabile, sotto i 10.000 non va dichiarato nulla. Se avete più di 10.000 si può portare, ma va dichiarato Cosa non si può portare all'interno? Alcol più di 3 litri. a testa. Sigarette, non lo so neanche quante. Ma non interessa. Armi, cose di arte, Sì. tipo quadri o cose preziose, diciamo così. Beni comprati, Nuovi. appena comprati nuovi, che pesino più di 25 kg. Più di 25 kg non potete portare. Però se sono cose che avete già con voi, loro l'hanno chiamate nostre pertinenze personali, potete portare qualsiasi cosa. Quando noi avevamo letto questa limitazione di 25 kg ci siamo spaventati perché ho detto col camper 25 kg li faccio nel primo armadio. E loro appunto hanno detto no, non è così, 25 kg è il bagaglio. La gente che arriva ovviamente a mano e ha il suo bagaglio, quello non deve Quello superare sì. 25 kg. Finito tutto questo, non ci hanno dato un ok. È salito un agente con noi e ci ha detto guida fino ai raggi X. Abbiamo fatto il giro del piazzale perché probabilmente il nostro mezzo, essendo grande, la macchina l'hanno dovuta spostare, mettere in una posizione. Siamo andati lì, abbiamo parcheggiato, ci ha fatto scendere, 10 minuti, un quarto d'ora, ha fatto i raggi X, dopodiché ci ha detto adesso risali, rivai di nuovo al custom, ti fermi davanti e vai a consegnare i documenti che sono gli stessi che continuano a girare. Quindi era il mio passaporto con questi fogli. Una volta spostati ho cercato il ragazzo che ci aveva aiutato e non era lì presente. Ho cercato altri ragazzi, ma quando dicevo parlate inglese scappavano. non c'è veramente molta gente che parla inglese. A un certo punto questo ragazzo è uscito e mi ha detto aspetta, mi ha guardato di nuovo tutto il camper sopra, sotto, addirittura con lo specchio, ha addirittura aperto il gavone dietro perché ha voluto vedere cosa c'era lì all'interno. Ho detto ok, va bene. Anche le biciclette, guardate. Esatto, le biciclette. Devo dire che sono stati molto sommari, se volevano potevano farci togliere tutta la roba, c'erano gente con i furgoni di fianco a noi che trasportavano, non erano camper, gli ha fatto tirare fuori tutto, ma tutto, veramente contavano. Sì, infatti questa era una delle nostre paure, avevamo Esatto. letto di questa possibilità e svuotare un camper, insomma, non è come svuotare un bagagliaio. Esatto. Alla fine mi ha riconsegnato i documenti e mi ha detto vai pure. Io ho detto ma ho finito? Fa, sì, vai fuori. Ok. E così abbiamo fatto. Siamo arrivati in barriera, ho consegnato il mio passaporto, ovviamente lui aveva già tutto il computer segnato che andava tutto bene, ci ha detto arrivederci. Ci ha aperto una sbarra, ha aperto siamo- un pilone che è sceso, E siamo usciti. ma non è finita qua.
Appena usciti abbiamo avuto il controllo della polizia, che comunque è stato gentilissimo perché Sì. ci ha detto: sapete che dovete comprare la vignetta per usare le autostrade? Forse magari ci ha fermato proprio per evitare multe. Sì, è stato gentilissimo. E noi sapevamo già, la vignetta si chiama Bell Toll e si può comprare online sul sito che vi lasciamo qua sotto, però noi abbiamo provato con 2 carte di credito e non riuscivamo a pagare. Comunque appena dopo l'uscita della dogana c'è un benzinaio che fa queste pratiche, quindi si può comprare la vignetta che per 15 giorni costa 20 euro. Attenzione, si può comprare se avete i rubli oppure se avete una carta che funziona. Noi abbiamo provato la prima carta, non funzionava. La seconda carta non funzionava, E noi ne abbiamo diverse. Non avevamo ancora cambiato i soldi. E ci eravamo già iniziati a fare la cacchina addosso. E infatti ho Esatto. detto, ma qui si può cambiare i soldi? Fa, no. Bene, è iniziato a vedere grigio. Alla fine abbiamo provato la terza carta e ha funzionato. E devo dire che ha funzionato anche dopo. Noi possiamo dirvi ora per certo che Revolut, che usiamo funziona. ovunque nel mondo, qua non funziona. Non funziona nemmeno Trade Republic e non funziona nemmeno il pagamento con la nostra BBVA, che è la banca spagnola, che però adesso c'è anche in Italia, quindi magari qualcuno la conosce. Ma ha funzionato la N26, che oltretutto non lo usiamo neanche tanto. Infatti io ho dovuto caricare. L'avevamo fatta di emergenza e ci è andata bene. Esatto. Dopo tutti questi documenti Ho acquistato tutto e la tensione è iniziata a scendere. abbiamo impostato la prima cittadina nel navigatore, abbiamo viaggiato fino a lì, abbiamo parcheggiato davanti alla banca nazionale di Bielorussia e siamo andati a prelevare, Al bancomat, esatto, dei rubli. provando tutte le carte, perché Ok. anche lì non è detto. Infatti devo dire che Trade Republic non se ne parla, la Revolut lasciate stare, la N26 ha funzionato, Però per prelevare al bancomat adesso ha funzionato anche la BBVA. la BBVA e anche la mia Mediolanum. Abbiamo provato tutte per vedere, insomma, se ci troviamo nella cacchina dove andare e per che cosa, e queste hanno funzionato. E dopodiché con questi soldini contanti siamo andati a farci una SIM telefonica per navigare. Perché? Perché? Perché abbiamo provato a fare un SIM già ieri, sembrava funzionante, vabbè non lo dico neanche l'operatore, e arrivati di qua non va, non so per quale motivo, non funziona. Va bene che dovrebbe essere anche una che posso utilizzare in Europa, quindi la recupero. Però ci siamo trovati di nuovo ad avere un problema di connettività e non riesce a mettere il navigatore, non riesce a fare tante cose. Quindi in questo paesino, Marina si era già informata prima, una bellissima soluzione è Una travel SIM fatta apposta per i viaggiatori, basta dare passaporto e ti danno una schedina che dura 30 giorni per soli 10 euro con giga illimitati. e la società è la A1. Esatto. Questo è un pochino l'iter ad oggi, poi se domani cambia non lo sappiamo. Speriamo di aver fatto cosa gradita. Se qualcuno avesse altre curiosità ce lo chieda nei commenti. Adesso con questo panorama di campeggio e barche a vela sul lago che non sappiamo ancora neanche come si chiama. Lago, non è importante il nome, è che è bello. Chissà l'acqua com'è. Vai! No, adesso no. Adesso io vado a riposare perché ci vediamo domani, sono stanchissimo e ho fame. Buongiorno dal lago di Beloye, così penso si dica. Oggi siamo quasi soli qui. Ci sono solo delle anatre che ovviamente se ne vanno appena mi avvicino. Qualcuno ha fatto il fuoco stanotte e noi abbiamo dormito qui. Andiamo in città per caricare un video in qualsiasi bar e troviamo KFC, ragazzi, americanissimo. Davvero, pensavo fosse solo il cartello. Approfitto del fatto di aver visto il KFC per fare un discorso serio che non è possibile fare quando Mauro invece vuole fare lo scemo. Dai. La Bielorussia subisce le stesse restrizioni che ha la Russia per quanto riguarda i dazi e i problemi di alcune marche che avrebbero teoricamente lasciato il territorio e non vendono più i loro prodotti qua, ok? Teoricamente. Quindi non sappiamo bene cosa aspettarci, molte cose non le troveremo. Pensavo sicuramente il KFC di non La trovarlo. Coca-Cola, Anche che hai quella c'è. dichiarato, io mi levo dal mercato. C'è. Vabbè, lo vedremo nei prossimi giorni. Adesso invece siamo fermi. Posso dire una cosa?
nervosa anch'io. Sì. Adesso eravamo qua che stavamo uscendo e sentiamo bussare e arriva una persona che parlava veramente a fatica inglese, però meno male perché non parla nessuno inglese, e ha detto bello il camper, fa quanti anni ha? 45. Super. Allora, cercando di chiacchierare, faccio tu cosa fai? E faccio io sono stato in Italia. Faccio sì, faccio abbiamo riuscito a capire che questo era un camionista che è venuto a consegnare in Italia parecchie volte, che mi ha detto che dopo adesso col discorso dei dazi lui va in Cina, lavora in Cina, fa 10 giorni a andare, 10 giorni a tornare col camion, ok? Beh, è una persona splendida, ma splendida, È stato proprio molto gentile, proprio amichevole, e per adesso abbiamo trovato un sacco di sorrisi Sì. e un sacco di segni, sbracciamenti, gente per che ti strada. ferma e ti inizia a parlare in russo, ti dice ma lo vedi che è felice, no? Ti dice bello il campo, cioè, sembra sì. sembra di stare in Turchia, dove hai sempre un'impressione strana della gente, insomma, cattivi, chissà cosa ci succederà, e poi ragazzi ogni volta ci sbagliamo, e qua sembrerebbe così, ma ve lo diciamo fra 10 giorni. Ci eravamo dimenticati di dire che sta arrivando un pezzo di antiquariato al camper, dopo lo facciamo vedere. Siamo nella città di Malaznieka, sempre in Bielorussia, e siamo venuti qua perché avevamo preso la schedina, eravamo in mezzo alla campagna, avevamo pochi tacchette e quindi non riusciamo a caricare il video, e allora abbiamo detto ciao dai, andiamo in città, la prima città più vicina che è questa, e adesso andiamo a visitarla perché cercando sulla mappa cosa mangiare questa sera, poi ragazzi abbiamo trovato delle cose interessanti e adesso ve le facciamo vedere. Il pezzo di antiquariato di cui parla Mauri è questo camion che si è parcheggiato qui al supermercato come noi, ma è un camion camperizzato bielorusso. E col vento che non ci molla, speriamo che si senta, ecco qua una splendida chiesa proprio vicino a dove abbiamo parcheggiato, in stile ovviamente russo, con le sue belle cupole, è bella, sono sfarzosa, c'è poco da dire. This is a love song, despite what you think. No matter what happens tomorrow. Questa poi in particolare ha davanti anche il patio con le campane e la croce tipica ortodossa. Never, ever, my love. I may fail a million times, but I'm stubborn as fuck, and I'll never, ever give up on you. Meet me in the garden where the wildflowers bloom. Forever, trust me, my darling, as I sing you this song, and I'll never, ever give up. Allora, siamo all'interno del parco del paese. Adesso andiamo verso una piazza, dovrebbe essere un teatro, che è molto bella, in stile ovviamente russo. Qua all'interno del parco, ed è lì, c'è il parco avventura. Sapete quelle tiroline che ti tiri, passi da un tronco all'altro? Ecco, quello lì, e via. Maria non so se ve lo fa vedere, però è così. Se mi porti lì te lo faccio vedere, andiamo dai. Io vado dove mi porta lui, capito raga? Io lo seguo, devo avere 8 occhi, 4 per la bici e 4 per la telecamera. Eccolo qua il parco avventura, eccolo qui, bello, nel bosco. Poi ci sono anche i giochi normali, panchine e cestini li abbiamo visti ovunque, ma fontanelle dell'acqua non ce ne sono. Probabilmente perché qua d'inverno gela, dice Mauri. Di fronte al parco c'è questa costruzione qui che ha adocchiato prima Mauri. Mauri ha studiato la zona e ha scoperto che questo è... Teatro. Bella. Never, ever, my love. I may fail a million times, but I'm stubborn as fuck, and I'll never, ever. Se non l'avete capito, questo qua è Lenin, normale, o è Stalin o è Lenin. Cioè, dietro il teatro culturale fa diversi balletti, diverse rappresentazioni. Ora, non ho l'elenco, se no vi aggiornavo. Poi si va al cinema anche qua, 3D, Dolby Surround, solo che stasera c'è la corazzata Potiomsky.
È una cagata pazzesca! Un po' pesante. Il viale dell'orologio si chiamerà. Sto diventando bravissima, leggo perfettamente pizzeria. Sto diventando bravissimo, guardo le immagini. Ho costretto Mauri a prendere una cosa strana. Quella roba lì. Che è una bevanda. Ok. Però è una bevanda che in teoria ha anche alcol. Non moltissimo. Ma come si produce? Come si produce in carcere? Pane raffermo, solo pane scuro, messo a marinare nell'acqua e lasciato lì. Quindi fermenta. Fermenta. Perciò sarà frizzante. Non ne ho idea. Devi pagare coi contanti, ricordati. Non sappiamo neanche quanto costa. One of these, che è one glass. Ok. Ah, cazzo, l'odore dell'aceto. Oh, addirittura. Senti. Cosa hai speso per questo bicchiere? 3, 80 centesimi, neanche. Ti piace? Buono. Fammi provare anche Sembra a me. un'acqua caramellata frizzante. Anche di sedante. Oh, non mi dispiace. Buona. Capite perché c'era un bambino che se la ciucciava? Alla vuoi? Mangiare sushi dove è tutto scritto in cirillico e soprattutto, vabbè, le foto sono, però non è che capisci cosa c'è dentro. Vabbè. Sono particolari, raga. Cose che da noi non si usano tanto, soprattutto il polipo. E le capesante sono tutte mie queste. Buono, molto Asian. Con splendidissima gioia vi dico che al giapponese abbiamo speso 122,80. Ora ci siamo sfondati, abbiamo bevuto birra, niente di che. Peccato che non sono euro. No, al cambio loro sono 35 euro. La cosa che fa sorridere forse era che un po' di giorni che eravamo in cerca di un sushi, Mauri diceva cerchiamolo all you can eat e non ce ne sono, però in Italia o in Spagna per un all you can eat avremmo speso di più di quello che abbiamo speso oggi. Comincia bene questo giro. Never, ever, my love. Buongiorno. Andremo a vedere se è un buon giorno. Ma uno fa l'augurio, ti dice buongiorno per augurarlo, se no si farebbe la sera. Ma le senti queste cornacce? Infatti, sembra stare nel film. Gli uccelli di robo. A venerdì. No, non è venerdì, è mercoledì. Mercoledì, ho sbagliato. Stiamo guardando la serie mentre ci addormentiamo, quindi mercoledì diventa venerdì. Vabbè, ma basta, la mattina Alla presto mi puoi fine, fare questi ragionamenti. volevo dire che abbiamo dormito qui nel parcheggio dove ci eravamo messi ieri, abbiamo dormito benissimo. Perché stiamo uscendo così presto, lo vuoi dire? Perché mi hai detto che mi offri la colazione. Io a te? Hai detto tu ieri. Sì, va bene, ho visto delle fette di torta a 3 rubli che diviso 4 fa 70 centesimi. Avete capito chi è il barbone qua fra i due? Il mio secondo nome è Felice, Felice Sperpero. Ho trovato una cosa inquietante, seguimi. Oh, Madonna. Il giardinetto mi sembra carino, non mi sembra inquietante. Qui c'è la scritta della città. Non so cosa sia, ma le fotografie lì non ce n'è uno che sorride. Sarà campagna elettorale, tanto sanno già che perdono. Questo monumento che è un po' inquietante, però poi alla fine si rivela, anche se non è che li vedevo molti felici, però si rivela come un tributo al lavoro svolto di ben 244 persone per la comunità. Inteso, non so, servizi migliori, hanno rifatto le piazze, hanno gestito bene alcuni lavori anche pubblici, quindi sono stati così commemorati che non sono solo questi faccioni qua, ma anche tutti i faccioni di qua, di aziende, supermercati, in generale. Beh, insomma, alla fine questa città ti riconosce che hai lavorato bene. Vabbè, vedila un po' come vuoi, però guarda che i monumenti commemorativi di solito si fanno da morti, a me non piacerebbe averne uno da viva, ecco. Hotfix Coffee. Mi porta a fare colazione in un negozio che vende cartolibreria. Perché cartolibreria? Perché Hotfix mi ricorda, è un negozio che vende, sai, risme di carta, fa fotocopie, la cartolibreria. Cartoleria. Devi ordinare tu. Che cosa vuoi? Io voglio il cappuccino. Hello. Medium. Muffin? Vaniglia? Cioccolata. Muffin. Vaniglia e cioccolato. Intanto noi cerchiamo le password delle wifi dappertutto, non le troviamo. Chi ha internet se lo tiene ben stretto. Poi cosa abbiamo speso? Abbiamo speso dunque 2 cappucci medi, che sta facendo, vuol dire batte, quindi vuol dire bene, e 2 muffin, 4,50 euro circa, rispetto alla Lituania economica, la Polonia anche, vero? Andiamo avanti così, va che va bene. Per la precisione è 1 euro a muffin e 1,20 euro a cappuccino, cioè un
quarto. Ci stiamo muovendo da questa splendida città che fa 100.000 abitanti e andiamo verso Minsk, che ne fa un pochino di più, non so esattamente quanto, ma essendo la capitale è pregna di gente. Uscendo dalla città vediamo tutte queste palazzine che da noi verrebbero considerate forse come case popolari, palazzi tutti uguali, costruzioni. Allora è tipico sovietico, ma qua comunque ci vive il ceto medio, che oltretutto abbiamo scoperto avere negli ultimi anni aumentato il loro stipendio e quindi il loro potere di acquisto. Quindi i prezzi che troviamo qua sono vantaggiosissimi anche per loro. Got a two-tongue weight from my hairline to my backbone, and it's dragging me around, but I don't listen. All your critics are red, mind your own business. That's right. Better run red lights. L'ha fatto anche lui? Eh sì, se tu gli lasci il passaggio alle persone, tutte, ma dico tutte, 100%, ti ringraziano. Con le Adesso quattro guarda, frecce. passata non ringrazia. Bravo. Ah, Sì, l'ha fatto, tutti lo fanno, ma è incredibile. Got an angel to my left, devil to my right. We're going down. Hit the road, Jack. Won't come back, no. You can tie me. With the devil in my hand, now here's to the cheaters. Hey, 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 all your critics on. Siamo arrivati in un posto incredibile che tra poco vi facciamo vedere, ma prima facciamo un pranzo veloce con l'insalata, ma devo farvi vedere troppo una roba. Vi metto qua, abbiate pazienza. Ok, l'insalata la vendono così, non già lavata, no? Io la tiro fuori col vasetto. Potrei metterla al posto del basilico, vi rendete conto? E la lascio lì crescere. Ora era andato in esplorazione e si è perso quello che vi ho detto. Ok. Tieni, vuoi un po' di insalata oggi? Sì, Prendi, tirala fuori. ok. Tirala fuori. Figo, così rimane fresca. Vuoi un'insalatina fresca? Più fresca di così? Minchia, così Devi- rimane fresca. Mica stupida la cosa. Praticamente non è che devo tagliarla, devo raccoglierla. Beh, allora ti racconto che cosa ho visto io. Allora, primo, cosa fighissima è che ci sono le sdraio, tipo panchine fisse a terra, fatte in legno, tratti. Vai lì, Ma ti sdrai. perché sdraio? Dove siamo? Perché siamo nella spiaggia di un lago. La cosa altrettanto bella è che su queste sdraio, poche sono libere, ma quelle occupate, gran gnocche, veramente gran belle donne. La cosa brutta è che il colore dell'acqua è verde fosforescente. C'è parete. probabilmente un'alga. E la cosa ancora più brutta è che non esistono le docce. Sì, ma non fai neanche il bagno, fidati. La No? vedi? No. L'acqua è verde fosforescente, come se gli metti dentro il colorante verde. Siamo mica vicino a Chernobyl. Mo che cazzo ne so. Non ci crederete. Ma Basilica è morto, finalmente. Basilico l'abbiamo usato e il vaso era vuoto. E quindi? E quindi adesso lo riutilizziamo per un'altra cosa. Nel frattempo, ovviamente, ci sono 27.000 radici. Devo cercare di recuperare il più possibile la terra buona. Bene, procediamo nel riempire con un po' di terra pulita e mettiamo le nostre insalatine. Ma te stai male. Oh, io le metto, che ne so, magari o crescono o le butto, cioè non è che per buttarle adesso le butterò dopo. Tanto al base non mi serve più, quindi... Ma si può piantare la lattuga? No, dai. Ma che ne so, magari funziona, che ne sai. Questo lo chiamano il mare di Minsk. È praticamente il lago più grande a nord di Minsk e ci sono varie spiaggette. Sono le sdraio di cui parlava Mauri. Andare a vedere l'acqua, visto che Mauri mi ha detto che è verde fluorescente. Ah, quella di Danzica era gialla fluorescente. Ma veramente? È verdissima. Sembra colorata. Ma deve essere quest'alga. Forse per loro è normale. Lo facciamo per voi. Almeno i piedi dentro a quest'acqua verde dobbiamo metterli. Se non camminiamo più è colpa vostra. Se vengono dei piedi a 6 dita. Farei un paragone con i giochi lì, il paperetto verde. L'alga. Dici che è un'alga? Sì, sì.
Quindi non ci cadono le dita dei piedi. Credo. Sei pronto? Dai, sei pronta? Mamma mia, C'è già la radioattività che sa. mai vista una roba del genere. E per loro sembra proprio normale. No, mica tanto. Stasera avremo dei poteri come gli eroi della Marvel. Io divento Hulk. E io divento la donna invisibile. Questo è l'orario in cui c'è assolutamente più gente in questa spiaggia. Noi siamo rimasti incastrati con il camper praticamente. Perché vengono tutti a vedere il tramonto sul lago. Picnic, birrette. Un attimo che mi fa male le ginocchia. Che posizioni che scegliamo? No! Tra l'altro Tanto non taglia. il telefono è sul ceppo di una betulla. C'è questo ceppo. Sta cippa, ma va vangù. Quindi ragazzi, Saluta! Mauri saluta, siamo noi. io Ciao. sono rotondo. Aspetta. C'è un pedalò che ha lo stesso colore, guarda.